Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche per amore e passioni per novembre 2024. Abbiamo la carta della morte, amici del cancro, periodo di rigenerazione, di trasformazione e per qualcuno potrebbe anche essere arrivato il momento di lasciarsi indietro un certo tema piuttosto che un certo tipo di comportamento o magari di relazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso di tarocchi intuitivi base. Cioè, scusate, un corso base di tarocchi intuitivi. Vabbè, comunque io tutte le novità, le informazioni aggiuntive le inserisco sempre nella descrizione del video, voi potete consultare quella parte, poi per eventuali informazioni aggiuntive mi contattate via mail. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Ok, allora partiamo da un 3 di pentacoli, un asso di bastoni, il giudizio, un 5 di spade, scusate, 9 di spade, 2 di coppe, appeso, 7 di bastoni e asso di coppe. Ok, adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, poi farò tutte le varie. Diciamo che la prima parte può essere un po' l'andamento emotivo del mese da parte vostra, se vogliamo, poi dopo andiamo a vedere per chi è in coppia e per chi ha relazioni difficili, insomma. Partiamo da questo 3 di pentacoli. La prima impressione che ho avuto dalla lettura, ragazzi, è che ci sia qualche tipo di conoscenza ehm, che per qualcuno, cioè c'è già, anche se siete single, nel senso è qualcuno che potreste già conoscere. Probabilmente per qualcuno si tratta di un personaggio all'interno del luogo di lavoro, piuttosto che in un gruppo di studi. E ho come un po' l'impressione che ci sia confusione. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Avevo il mazzo al contrario, quindi giriamo il mazzo. Allora, 7 di pentacoli, e 7 di bastoni. È come se qualcuno stesse mantenendo una posizione. Vi dico, è come se ci fosse già qualche cosa in atto, un progetto, un'idea, una collaborazione, un qualche tipo di cambio, secondo me. Andiamo a vedere l'asso. Vedo molto forte il progetto. Potrebbe essere una questione legata, cioè non una questione, un momento legato a una sorta di ristrutturazione interna piuttosto che esterna, perché comunque avete un 7 di bastoni ed è un'energia che tiene lontani gli altri. C'è un qualche tipo di progetto sul quale siete focalizzati, devo dire. L'asso di bastoni è spiegato dall'eremita e da un cavaliere di spade.
Sento voglia di divertimento, soprattutto se siete single. Andiamo a vedere il giudizio. Che interessante, il giudizio al contrario, poi viene la sacerdotessa per spiegarlo. Come se non ci fosse una visione chiara, se non si vedesse l'insieme del progetto, l'insieme della situazione, della questione, insomma, che state vivendo. E la sacerdotessa arriva un po' per dirvi che forse è ora di guardare un po' più in là, di non stare tanto a perdersi nel è giusto, è sbagliato. Ecco, 10 di spade, ma più che tutto di considerare che una cosa c'è. E andrei a vedere anche il 5 di spade. Ho un po' la sensazione che qualcuno stia rimuginando sul passato qui. Abbiamo un fante di bastoni e un 9 di spade per il 5 di spade. Allora, io sento che questa conoscenza, sia che sia nuova nel caso siate single, sia che sia una conoscenza che avete già piuttosto che il vostro partner, nel mese di novembre, ragazzi, potrebbero esserci come delle energie un po' contrastanti. Probabilmente dovete tagliare con qualche atteggiamento. Qui abbiamo anche il 10 di spade, che è l'arcano minore della morte. Credo che non sappiate ancora bene quale sia l'atteggiamento, perlomeno inizio mese. Credo che si andrà via via sviluppando verso, diciamo, da metà mese in poi. È un po' come se sentiste impulsi in questa prima parte, un po' confusi. Andiamo a vedere questo 9 di spade. Credo che potrebbe arrivare un qualche tipo di possibilità inaspettata e che voi non avete ancora voglia di prendere in considerazione, perché il 7 di bastoni ce l'avete qui, ma ce l'avete anche come carta finale della lettura. È come se voi teneste fuori gli altri, o per qualcuno si tratta di aver paura di innamorarsi, paura di aprire il cuore, paura di far vedere le proprie debolezze, le proprie fragilità. 9 di bastoni, un'altra carta di difesa. Io credo che non vogliate ripetere gli errori del passato e quindi siate ben guardinghi. Mm. C'è un tema economico anche per qualcuno di mezzo, secondo me. Non so se è perché voi siete forti economicamente, l'altra persona non lo è e quindi non ci possono essere magari dei momenti da condividere come piacerebbe a voi, perché insomma non si può pagare per tutti, oppure può essere la cosa all'inverso. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Cavaliere di bastoni. E 2 di coppe. Voglio andare a vedere anche l'appeso. Due di spade e 9 di coppe. Sì, non sento che questa confusione di cui vi parlavo vada a risolversi del tutto. Diciamo che potreste iniziare ad avere un'idea minima, ma con la carta dell'appeso vi consigliano di vedere le cose da un'altra prospettiva, perché il 2 di spade mi dice che ci sono ancora dei dubbi, non tutto vi convince di questa relazione, di questa situazione o di questa persona. E quindi è un po' come se vi apriste poco per volta con questo 7 di bastoni, cioè mi apro ma sono... La regina di spade manca qui. La regina di spade ha una mano verso chi ha di fronte e nell'altra mano ha la spada per la serie ti accolgo ma fai attenzione che sono pronta a colpirti. È un po' la stessa energia sento qui. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Diavolo.
e 8 di bastoni. Fatemi vedere l'asso. Ho come la sensazione che vi dicano di tenere a bada la lingua. Attenzione a quello che dite. Giustizia e sole. Guardate ragazzi, in realtà alla fine della lettura è abbastanza positiva. C'è comunque una sorta di espansione, di apertura. L'unica cosa che vi dico è controllate eventualmente quello che dite per difendervi. Non siate caterpillar, mettiamola così. Devo dire che nel mese di novembre sento come se ci fosse una sorta di disequilibrio con questa persona o disarmonia, che vedete, percepite, potete toccare, ma non capite bene da dove arriva. Credo che l'appeso arrivi proprio per cambiare la prospettiva, per accettare un qualche tipo di situazione, per far sì che poi arrivi questo sole, questo asso di coppe, la giustizia, le cose fatte in equilibrio, secondo le regole. Tenete presente che sia la morte che la giustizia hanno la spada. Sento che c'è un qualche tipo di forzatura, forse anche, che va un po' lasciata indietro, abbandonata, tagliata. Va bene ragazzi, allora se siete single devo dirvi che vedo del movimento, c'è voglia di divertirsi, i luoghi dove ci sono le fiere, mi parlano di fiere in realtà, perché vedo come degli stand al chiuso. Le fiere potrebbero essere un buon posto per conoscere persone interessanti. Tutto sommato, devo dire che nonostante la passione, la chimica, l'attrazione fisica sia a 1000, c'è come qualche cosa che non vi convince di questa persona. E è un po' la disarmonia, il disequilibrio di cui vi dicevo prima, è come se ci fosse qualche cosa che grippa, qualche cosa che appunto non torna. E qui il consiglio è vedete le cose da un'altra prospettiva. Ehm, il punto è che le cose devono crescere poco per volta, ok? L'apertura del cuore, ma non che sia, diciamo, un'esplosione, ok? Cercate la moderazione in questo senso. Devo dire che potrebbe anche sfociare in qualche cosa di più, ma solo se riuscite a mettere in equilibrio questa sorta di disarmonia, perché qui abbiamo un 5 di spade, qui c'è un conflitto mentale, ci sono delle lotte egoiche, io ho ragione, tu hai torto, ci si perde un po', no? Che è proprio quello che vi dice di evitare di fare la sacerdotessa, perché la sacerdotessa è colei che vede al di là del giusto o sbagliato, è colei che sa le cose nascoste, no? Che vede, prevede letteralmente. È un po' come vi dice se pensate alle mosse dell'avversario, se così si può chiamare. Diciamo che apparentemente sembrerà, non sembrerà che sia un interesse continuativo nel tempo, ma secondo me frequentandovi sì che lo potrebbe diventare. Per chi ha una persona in mente, ehm, allora ragazzi, qui ci potrebbe essere qualche avvicinamento, qualche incontro fortuito, qualche tipo di risucchio, mi viene da dire così, con una persona, con la persona che voi avete in mente. Anche qui non datevi troppo, cioè non siate troppo aperti subito, mantenete il controllo. E comunque devo dire che l'attività fisica sarà notevole nel mese di novembre. Se siete in una relazione da vecchia data, da tanto tempo, ehm,
Devo dire che tutto sommato non va male, ragazzi, anche per voi la parte sotto le lenzuola sarà particolarmente attiva questo mese. Vi dico che ci potrebbe essere qualche questione economica, per voi, nel senso che magari potrebbe esserci un po' di ristrettezza a livello di, soprattutto se vivete insieme, a livello di economia di coppia, ecco. Però tutto sommato devo dire che avete bisogno, qui con queste carte sento proprio come se avessi bisogno di disciplinare la lingua, quello che dite, di controllare quello che vi esce dalla bocca, di non essere impulsivi. Fate attenzione perché controllare troppo può sfociare nella manipolazione. Ve lo dico perché quello comunque è un diavolo. Vediamo un po'. Per chi è in una relazione più o meno, anche qui vedo come un po' di espansione, un po' di contrazione, un po' di espansione, un po' di contrazione. Si tratta di definire le regole con quella giustizia che avete. Allora sì che poi potrete aprire il cuore, però a partire da quello che non vi piace, che volete cambiare, dettate delle nuove regole. La morte arriva per dirvi di tagliare con tutte quelle abitudini, modi di pensare, modi di fare che sono dannosi per creare una realtà migliore. E qui è un po' la stessa cosa, ok? E sia il sole che l'asso di coppe sono due carte di forte gioia, espansione, sono proprio collegate al cuore anche, no? È anche collegato al terzo chakra, così come la carta del diavolo. Però e quindi il potere personale. Però comunque sono carte di apertura al mondo. Sento che qui c'è la possibilità di aprirsi, ma mettendo dei paletti. Anche qui avete sia il 7 di bastoni due volte che il 9 di bastoni che vi dicono che è il caso di definire i propri limiti e i limiti dell'altro, quindi. Mm. Sì, diciamo che è un mese dove vedo molta passione, ragazzi, molto divertimento per tutti, indistintamente. E la parte più favorita, più piena di novità, ce l'avranno i single, secondo me, perché gli altri, bene o male, insomma, le coppie, vedo comunque che è un momento piuttosto stabile, piuttosto tranquillo, mentre per le persone che sono in una relazione, diciamo, difficile o non definita, ehm, c'è come da controllare quello che si dice, diciamo sviluppare l'autocontrollo, ecco, e definire quello che si vuole cambiare della relazione. Va bene, andiamo a vedere ancora un paio di oracoli. Mi piaci, piacete a qualcuno. Qua parla di divertimento, di flirt, appuntamenti, romanzi, romanzi in senso di storie. Andiamo a vedere gli angeli del cuore che cosa hanno da dirvi. Potrebbe essere la persona giusta, hai già incontrato il partner che cerchi. Questo è particolarmente indicato per i single, per chi avesse già qualcuno in testa o per chi è già in una relazione e magari si sta chiedendo se fare il passo successivo oppure no. Vi dico, le coppie sono la parte più tranquilla di tutto il mese, se ve la devo dire tutta. Va bene, amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Se avete piacere poi di iniziare un percorso di crescita con me, vi basterà scrivermi un'email. Diversamente, se volete andare a vostro ritmo, vi invito ad abbonarvi al canale. I titoli dei video sono pubblici, vi basterà entrare nelle playlist con le copertine lilla e lì vedrete tutto. Bene, detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!